Ma tu lo sai perché hai un colore che ti piace più di un altro e magari ne hai uno che proprio non sopporti? Ognuno di noi ha un colore preferito che indossa tutte le volte che può e spesso porta in casa, magari dipingendo pareti oppure con tessili, oggetti, quadri. Sicuramente anche tu hai un colore preferito che senti ti rappresenta meglio o esalta meglio il tuo modo di essere. Perché succede questo? Perché inconsapevolmente hai associato i colori ad alcune esperienze, le quali ti hanno provocato delle emozioni. Quindi quel determinato colore ti ripropone, sempre inconsapevolmente, quelle emozioni. Ogni colore poi ha un suo significato intrinseco, alcuni universalmente riconosciuti, altri cambiano leggermente a seconda delle culture. E questo significato lo sentiamo ovviamente più o meno nostro a seconda del nostro carattere. Ogni colore poi ha una sua accezione positiva e una negativa. Oggi vorrei spiegarti la psicologia dei colori principali e darti 2 piccoli suggerimenti su come utilizzarli a casa tua. Sei pronta? E allora partiamo col rosso. È il colore dell'amore, della forza, dell'energia, della passione e dell'eccitazione. Ma non solo, è anche il simbolo del sangue e del pericolo. È il tuo colore? E allora ecco come usarlo a casa tua. Molto bene in sala e in cucina, sempre avendo cura però di bilanciarlo con alcuni colori neutri. Il rosso è un colore davvero molto forte, da una forte personalità. Attenzione al suo utilizzo nelle camere da letto, perché la sua componente eccitante potrebbe non lasciarti dormire bene in quanto fa accelerare il battito cardiaco. Da evitare se non a piccole dosi se in casa c'è una persona ipertesa. È un colore che si sposa con molti colori creando ambientazioni molto diverse e davvero suggestive. Ora vediamo il blu. È il colore che rappresenta la fiducia, la lealtà, la competenza, l'intelletto, la pace e l'eleganza. Allo stesso tempo può generare tristezza e freddezza. In casa tua lo puoi utilizzare in ogni ambiente, è adatto ovunque. Bisogna però avere cura di scaldarlo con qualche elemento di un'altra tonalità. Un abbinamento intramontabile e molto elegante è con il grigio. Attenzione però nei locali esposti a nord, perché se non ben bilanciato e scaldato, il blu diventerà tetro e ancora più freddo. Passiamo ora al giallo. È il colore della felicità, della spensieratezza, dell'energia, della creatività e del buon umore. Ha però un rovescio della medaglia, perché può essere indicatore di superficialità. Se è il tuo colore, fai attenzione comunque a non abusarne, perché troppo rischia di diventare davvero molto chiassoso. Quindi bilancialo con altri colori, per esempio con il blu o con il viola se ti piace, perché sono davvero ottimi alleati con il giallo, essendo il suo complementare. Danno anche molto dinamismo alla casa. Ottimo il suo utilizzo in cucina e in sala da pranzo. Attenzione però, benché sia il colore che si abbina alla natura e alla terra per la sua solarità, ti consiglio di evitare il suo utilizzo sui tessili all'aperto perché attira gli insetti. Parliamo ora del verde. È facile intuire che è il colore della natura. Inoltre rappresenta la freschezza, la crescita, la qualità e la tranquillità. Attenzione però perché potrebbe anche trasformarsi in immobilità. Devi sapere che aiuta la concentrazione e il riposo, favorisce la calma, quindi se ti piace come colore è sicuramente ottimo nello studio, in camera e anche in sala. Per evitare di rendere gli ambienti troppo fermi, movimentalo con tocchi di altri colori. Ci sono però 2 posti dove è meglio non usarlo e sono la cucina e la sala da pranzo, se non a piccoli tocchi. Questo perché devi sapere che non favorisce la digestione.
Succede questo perché riflette sui visi, dando l'impressione di una pelle malaticcia. Allora passiamo ora all'arancione. È il colore della socialità, della sicurezza di sé, dell'audacia, del successo, dell'amicizia. D'altro canto è un colore che può generare distrazione e caos. Se ti piace questo colore, devi sapere che favorisce i rapporti interpersonali, quindi benissimo nelle zone comuni. Ma sappi anche che è poco adatto a rappresentare il lusso. Se hai dei figli poi e lo vuoi utilizzare nella loro stanza, evita quantomeno di utilizzarlo davanti alla scrivania, perché avranno difficoltà a concentrarsi sugli studi. Curiosità su questo colore. Il color tortora, che è stato molto usato qualche tempo fa, non è altro che un arancione a cui è stata tolta la maggior parte della sua saturazione. Non possiamo ora non parlare del rosa. È il colore della dolcezza, dell'empatia, della sincerità, del sofisticato e anche del giocoso. Allo stesso tempo può essere indicatore di fragilità e caducità. Ormai è un colore prettamente femminile, ma devi sapere che in origine era un colore maschile, perché derivando dal rosso rappresentava anche lui la forza. È un colore che può essere utilizzato in tutti gli ambienti, dando un tocco glamour alla casa. Un colore non facile da usare, spesso amato alla follia o odiato, è il viola, che rappresenta l'ambizione, il lusso, la regalità, la spiritualità e anche l'equilibrio. D'altra parte, soprattutto nelle sue tonalità più scure, potrebbe trasmettere un po' di angoscia. Essendo un colore meditativo, può essere usato ovunque. L'ideale resta comunque sdrammatizzarlo con il suo complementare, ovvero il giallo. Nelle zone conviviali, cercare di utilizzarlo a piccole dosi. È un colore introspettivo, quindi non favorisce la socialità. Parliamo ora del colore nero. È un colore a tutti gli effetti. Da sempre è un colore che simboleggia la classe, l'eleganza, la serietà, la formalità e la sicurezza. E d'altro canto rappresenta il buio e la morte. È il colore dell'eleganza per eccellenza. Per non renderlo cupo va illuminato con ornamenti scintillanti come l'oro, il rame o l'argento e sdrammatizzato con tocchi di colori chiari. Poi va anche ammorbidito con tessili come sete e pizzi velluti. Il total black è sconsigliato. Si può arrivare a un 80-90% di nero, non di più, se no l'ambiente diventa davvero molto forte, ma non in senso positivo, bensì in senso negativo. Passiamo ora al marrone. Questo colore rappresenta l'austerità, la longevità, la robustezza e il vigore, però può essere anche indicatore di asprezza. È un colore molto caldo, adatto in tutti gli ambienti. È meno drammatico del nero, ma anche per il marrone ammorbidirlo con colori chiari è una buona cosa. Vediamo ora i colori neutri come i grigi o il beige. Sono solitamente usati come sfondi perché calmano e danno tanta tranquillità. Anche qui c'è il rovescio della medaglia perché possono generare malinconia e tristezza. Sono colori che di solito piacciono un po' a tutti perché sono derivati dalla mescolanza di varie tinte. Per questo motivo, inoltre, si adattano davvero a tutti gli stili e a molteplici abbinamenti. Un'accortezza però, ci sono due tipi di beige, il taupe che tende al rosato e il color sabbia che tende invece al giallino. Ecco, sarebbe meglio evitare di mischiare queste due sfumature che non si accostano assolutamente bene. Infine abbiamo il bianco. Come il nero è un colore. È il colore che indica la purezza, la freschezza e il candore. Allo stesso tempo crea distacco e assenza di riferimenti. È spesso trattato come un non colore, ma
benché sia un neutro e aiuti a sdrammatizzare alcuni altri colori molto più forti, lui stesso è una tinta a tutti gli effetti e va gestito. Se ti piace e vuoi una casa total white, ricordati di giocare bene con le superfici, evitando quelle lucidi, e mettere dei tessili per evitare un ambiente freddo e respingente. Se è un colore ottimo in posti dove il clima è caldo o negli ambienti in cui è importante sottolineare l'igiene, è meglio evitarlo nei luoghi di socializzazione, perché tende a farci chiudere in noi stessi. Ti è piaciuto questo video? Fammelo sapere con un like nei commenti e poi ci vediamo al prossimo video.